Buongiorno a tutti e buongiorno a tutte. Oggi realizzeremo insieme questa decorazione di Natale da appendere sull'albero o anche alle maniglie piuttosto che in altri punti della casa. È molto facile, molto veloce, si può fare in tantissimi colori. Iniziamo subito. Per realizzare questo progetto utilizziamo un uncinetto numero 2,5 e partiamo subito facendo 4 catenelle, una maglia bassissima nella prima catenella fatta, ci creiamo il nostro piccolo cerchio. Dopodiché faccio le mie 2 catenelle per alzare il lavoro e vado a fare dentro all'anello un totale di 10 maglie alte, calcolando che le prime 2 catenelle sostituiscono la prima maglia alta. Mentre lavoro cerco di portarmi dietro il codino di avviamento, così poi lo dovrò solamente tagliare. Cinque, 6, 7, 8, 9 e 10. Chiudo il giro nella seconda catenella che ho realizzato con una maglia bassissima. Dopodiché comincio il secondo giro, 2 catenelle per alzare il lavoro, 2 maglie alte nella catenella successiva e 2 maglie alte in ogni maglia di questo giro, quindi facciamo un giro tutto di aumenti. Questo vuol dire che in ogni maglia sottostante io farò 2 maglie alte, quindi raddoppiamo il numero di maglie di base. Così per tutto il giro. Terminata la seconda riga ho chiuso con una maglia bassissima. Parto con la terza riga, faccio 2 maglie alte nello stesso punto, una maglia alta nel punto successivo, 2 maglie alte nello stesso punto del punto successivo. Quindi alterniamo tutto il giro con una maglia alta e un aumento. L'aumento è formato da 2 maglie alte nello stesso punto. Continuiamo in questo modo per tutto il giro. Terminato il terzo giro, chiudo con una maglia bassissima, di nuovo 2 catenelle, una maglia alta nello stesso punto, una maglia alta nel punto successivo, un'altra maglia alta nel punto successivo e un aumento, quindi 2 maglie alte nello stesso punto. Questo giro è l'ultimo per fare una delle 2 basi ed è tutto in questo modo, alternando 2 maglie alte e un aumento. Una volta terminato il giro chiuderò con una maglia bassissima e dovrò ripetere il procedimento per fare un altro cerchio uguale. Eccoci qua, ho realizzato il mio secondo disco. Adesso prendo l'altro, lo accoppio in questo modo, ricordandosi sempre di tenere il dritto verso l'esterno, entro nella catenella dell'altro disco, tiro fuori e mi aggancio in questo modo le 2 metà. Poi entro nella prima catenella, entro nella catenella corrispondente dell'altro disco, ok? Carico il filo, esco da una, esco dall'altra e faccio una maglia bassa. Di nuovo entro,
carico il filo, faccio passare da entrambi i buchi e faccio una maglia bassa. Di nuovo entro, mi porto dietro anche il codino di avviamento, maglia bassa, e continuiamo in questo modo per tutta la circonferenza, in modo da unire perfettamente le due metà della nostra pallina. In questo modo chiudo sempre con la mia maglia bassissima e abbiamo terminato la base della pallina. Chiudo, maglia bassa, e questa è la base. Ora prendo il filo dorato, io l'ho fatto dorato ma ci sono anche di diversi colori con questo effetto brillantinato, faccio il mio cappietto, conto 1, 2, 3 maglie prima della chiusura e mi aggancio col mio filo dorato, 2 catenelle per alzare il lavoro e faccio 7 maglie alte, quindi 2, 3, mi porto sempre dietro il codino mentre lavoro, 4, 5, 6, 7 e l'ultimo 7. Dopodiché faccio 2 catenelle per alzare il lavoro e che mi sostituiscono la prima maglia alta. Nella maglia successiva vado a fare un'altra maglia alta e ripeto le maglie alte sopra ogni maglia alta, sempre per un totale di 7. 3, 4, 5, 6 e 7. Ricordate che l'ultima maglia alta va fatta nella seconda catenella che abbiamo fatto per alzare il lavoro, che di fatto ci ha sostituito la prima maglia alta. Una catenella, giro il lavoro e vado a fare 3 maglie basse, 1, 2, 2, 3. Faccio 20 catenelle, io ne faccio 20 per avere un gancio non troppo grande per metterlo sull'albero, però potete farla della lunghezza che preferite. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Torno nello stesso punto dove ho fatto la maglia bassa e iniziato la catenella, entro e faccio una maglia bassissima, dopodiché altre 3 maglie basse, 1, 2 e di nuovo la terza nella seconda catenella che abbiamo fatto per alzare il lavoro. Eccoci qua, taglio il filo, chiudo in questo modo, nascondo i fili tra le maglie, solo di quest'ultimo perché gli altri li abbiamo nascosti e fermati durante la lavorazione. Ancora uno e posso tagliare 1 e 2. Ok, questo qua è il risultato finale. Qua lo vedete appunto in rosa, qua magari taglio un po' meglio. Ecco qua,
Vi ringrazio per avermi seguita, vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere neanche un video e di attivare le notifiche in modo da essere avvisati quando ci saranno nuovi contenuti. Grazie e ciao!